Lui è Jimmy Carlos, ma lo chiamano Blanca. Non tutti lo amano. È imprevedibile, selvaggio, ma soprattutto iconico. Vediamo già da Toys cosa ci ha regalato questa volta. La scatola è più grande del solito, sicuramente per via degli effetti. Fatto sta che ha una sua presenza scenica. Ottimo anche per chi colleziona e non vuole spacchettare. Come sempre tutto è a vista. Comodo soprattutto per chi vuole vedere cosa c'è dentro e valutare prima l'acquisto. Anche qui lo sfondo che raffigura lo stage del personaggio è presente. Utilissimo per chi fa toy fotografi o delle semplici foto occasionali sui social. Aprirlo però è stato un vero dramma, una fatica che non vi dico. La figura è praticamente bloccata al blister da una marea di fascette di plastica. Ora, capisco la premura, ma magari qualche fascetta in meno. Anticipo subito che per me gli effetti e la testa urlante sono davvero il pezzo forte. Così puoi posarlo come ti pare. Hai più opzioni e questo è sempre un bene. I colori sono molto fedeli alla prima versione vista su Street Fighter 2. Più avanti le sue tonalità si sono fatte sempre più cariche. Se non hai mai giocato al primo Street Fighter 2 potresti rimanere un po' deluso. Non è quel verde saturo che puoi vedere nelle nuove versioni di Street. Una volta tirato fuori dalla scatola però mi sono subito accorto che le mani sono in pose rilassata e non d'attacco. Non nascondo una leggera delusione. Blanca è aggressivo e mi sarebbe piaciuto vedere delle mani più aperte e minacciose. È molto pesante. Nonostante sia più basso di Sagat, sembra quasi avere lo stesso peso. Sicuramente sarà un problema posarlo sugli stand. Il mio consiglio è quello di procurarvi degli stand più solidi del solito. Mi sono piaciuti i bracciali alle caviglie. Sono pezzi indipendenti e non semplicemente scolpiti, il che aumenta il realismo. Quello che risalta di più nel bundle è la seconda testa che esprime tutta l'essenza del personaggio. Gli effetti vanno poi a completare il quadro. Ci si può divertire come si vuole, scattare tantissime foto. Anche qui chi fa toy fotografi ne sarà contento. Quello che mi ha lasciato un po' deluso, oltre alle mani, è l'ombreggiatura. Infatti è molto leggera e si nota appena, soprattutto sulla peluria, gli arti e sul petto. Io avrei usato di più onestamente, soprattutto per avere una certa tridimensionalità, ecco. La stessa cosa si può dire per la muscolatura, che già di suo non è tanto definita. Quindi anche qui, aver avuto un'ombreggiatura più marcata sarebbe stato il top. I capelli però mi hanno colpito, in positivo naturalmente. Oltre ad essere morbidi sembrano fatti a più strati e le ciocche sono carine a vedersi. È alto 18 cm ed ho notato che le braccia sono più lunghe del solito. In posa accovacciata comunque si noterà sicuramente meno. Il volto standard è simpatico, non è il classico volto neutro, quello stoico per intenderci. Entrambi i volti hanno carattere e di certo in vetrina faranno spiccare di più il personaggio. Non ricordavo che avesse le unghie bianche, lo noto solo ora e sono rimasto sorpreso dalla pulizia della verniciatura. Davvero di ottima qualità. A questo prezzo è tanta roba. Anche i braccialetti metallizzati sono ottimi e si vedono addirittura le cerniere. Si vede però una leggera linea di fusione dello stampo che può dar fastidio a qualcuno, lo anticipo. Io personalmente ci passo sopra. Passando agli accessori, devo dire che il volto più aggressivo, quello urlante, ruba la scena a tutto. È semplicemente spettacolare. Secondo me andrebbe messa subito appena scartato dal blister, senza se e senza ma. È l'essenza di Blanca, l'urlatore seriale per eccellenza. È talmente pieno di dettagli che si riesce a vedere anche la lingua scolpita all'interno della bocca. I denti sporgenti sono ben visibili, cattivi e con tanto di gengiva a vista. Faccio solo ora caso al fatto che la capigliatura è proprio un pezzo a parte. Non è modellato sulla testa e si vede lo stacco. Questo evita pure quelle bruttissime sbavature che anche nei brand noti a volte capita di vedere. Altra cosa da non sottovalutare è l'assenza di verniciatura lucida, che dà quella sensazione di giocattolo. La pelle infatti è opaca.
Anche se lo si mette sotto una luce forte, non da studio, si comporta bene come se fosse vera pelle. Guardandolo di fronte il volto aggiuntivo è davvero minaccioso. Anche qui la chioma è uno spettacolo. Complimenti a Giada Toys. È riuscita a battere anche brand più costosi con questa soluzione a più strati. Sarò sincero, le mani aggiuntive non mi hanno entusiasmato tanto. Certo, fa sempre piacere avere un paio di mani in più, soprattutto per creare pose sempre diverse. La sfumatura degli effetti Electric Thunder sono di un giallo limone che va a finire in una trasparenza. Penso che con le luci giuste si possono fare belle foto. Sono anche morbide, quindi se cadono per terra di sicuro non si rompono. Potete star tranquilli su questo. Cambiare la testa o le mani non è difficile. La prima si stacca facilmente. Le mani invece sono già un po' più dure, ma nulla di particolarmente complicato. Giocandoci un po' dico subito che è davvero posabile. Come dicevo prima, Giada Toys ha fatto il miracolo con questi capelli. Infatti scendono bene sia in posa neutrale, sia se si gira la testa o in pose più estreme. Nessun impedimento e lo si può ruotare come si vuole. Grazie al cielo. Le giunture a farfalla le ho trovate comode. Si possono portare le braccia molto indietro o anche chiuderle in avanti. Soprattutto sono costruite in modo intelligente e non rompono la scultura dei pettorali in modo evidente. L'ampiezza dei movimenti del torso è molto alta. Indietro o in avanti non fa differenza. È davvero molto posabile. Anche grazie al bacino che è di plastica morbida. Questo può far ruotare comodamente il busto e non solo. Non blocca la libertà di movimento, ecco. Le braccia possono avere un minimo di limitazione per via dei grossi bicipiti, quindi bisogna studiare un po' prima la posa e magari trovare un'angolazione differente. Ottimo invece il doppio giunto al gomito che si chiude tutto. Anche i polsi sono ben articolati. Utilissime per mettere Blanca a testa in giù poggiato sulle mani. Le gambe hanno punti di giuntura ben studiati, infatti ce ne sono due, uno proprio sotto il pantaloncino e l'altro alla caviglia. Quindi basta ruotare quei punti e via. Non si può ruotare la gamba a partire dal bacino, o almeno io ci ho provato ma non ci sono riuscito. Il punto poco sopra la caviglia è un po' nascosto dal bracciale e dalla peluria. Mossa intelligente e strategica perché così si vede poco e non distrae. Naturalmente il ginocchio è a doppio giunto e si può chiudere tutta la gamba. Quello però che mi ha fatto storcere il naso è l'avampiede. Erano ad un tanto così da raggiungere non dico la perfezione, ma quasi. Se avessero fatto anche le dita dei piedi ripiegabili sarebbe stato il top. Così invece si è limitato per alcune pose. Certo, una posa mentre cammina la puoi sempre fare, ma perdi stabilità senza la giuntura in quel punto. Soprattutto perché è pesante ed è facile che cada. Sagat ce l'ha quell'articolazione, per esempio. Ammetto che non sono un fan di Blanca, anzi, un po' lo odio anche. Però è obbligatorio averlo nella propria collezione. Si vede che Giada Toys ci ha messo tutto l'amore del mondo qui. L'abbiamo visto tutti. Anche io, che non ne sono un grande amante, l'ho voluto prendere. Peccato però per quelle mani, l'ombreggiatura non molto marcata e soprattutto l'articolazione all'avampiede. Anche se questa poi hanno cominciato a metterla nei successivi modelli. Per il prezzo a cui è venduto è tanta roba. Se usassero meno fascette di plastica, forse potrebbero pure venderla qualcosina meno. Scherzi a parte, è assolutamente da avere e ti ci puoi divertire tantissimo. In vetrina spicca subito. E con questo io mi fermo qui. Alla prossima!